Eccoci qua ragazzi, stavo ascoltando la conferenza stampa ma ho chiuso perché mi basta ciò che ho sentito il primo quarto d'ora e volevo incentrare il video su un fattore determinante dal punto di vista dell'opinione pubblica perché tutti quanti si stanno riempiendo la bocca con questo 4-2-3-1. Ma le partite le avete viste? Io le ho viste tutte quante. Non è una novità questo 4-2-3-1 con il quale vi state riempiendo la bocca e state riempiendo i giornali, è la svolta, il cambio modulo, eccetera, eccetera. Ne parliamo in questo video e vi dico la mia da questo punto di vista. E poi restate sintonizzati, iscrivetevi al canale perché credo che domani farò un attimo il punto su un possibile futuro calciomercato del Napoli che va poi in relazione a questo cambio modulo tra virgolette. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, e cominciamo. Allora, eh, anche la stampa partenopea, personaggi che io non credevo che potessero cambiare idea così rapidamente, si affidano a questo 4-2-3-1 e il cambio modulo e il trequartista dietro la punta per far risorgere questo Napoli. E io rispondo, le partite le avete viste tutte quante? Perché non è una novità. A partite in corso l'abbiamo già fatto e lo stiamo già facendo da prima che iniziasse il campionato, anche contro la Pollon Limassol. Abbiamo provato il 4-2-3-1. Il punto è, ci sono calciatori con caratteristiche per poterlo fare e i rimpiazzi per poter andare avanti con questa filosofia di gioco? Non lo so, fatemelo sapere voi nei commenti perché un 4-2-3-1 prevede i due che sono in cabina di regia davanti alla difesa che abbiano incontrismo spiccato, fisicità, altezza e visione di gioco. Ce le abbiamo? Due ce le abbiamo. Solo Anghissà e Caiust forse, per dirla tutta, ma a livello di piedi tra Anghissà e Caiust forse pecchiamo un tantino per ciò che serve in un 4-2-3-1, punto primo. Punto secondo, abbiamo due esterni dei tre dietro la punta, che sarebbero in questo caso qui c'è Politano, con un incontrismo spiccato in fase di non possesso. Politano sicuramente sì, perché comunque a livello difensivo ha sempre dato una mano e nello sradicare i palloni dai piedi dell'avversario, leggendo un attimo le linee di passaggio, assolutamente sì. Kvaratskhelia forse un po' meno e addirittura meno uno Zielinski o un Raspadori o un Lindstrom che poi puoi schierare dietro la punta. Ci arriviamo anche a questo perché non si è capito niente anche da questo punto di vista e chi mettere dietro la punta perché ne abbiamo uno solo che a mio avviso potrebbe rendere al 100% per caratteristiche ed è Lindstrom, comprato come esterno a destra, ha fatto l'esterno anche prima di arrivare a Napoli, ma nasce centro-sinistra sulla tre quarti. Detto questo, non hai sostituto a meno che poi non metti Raspadori e Simeone con Raspadori dietro a Simeone e ti metti così dietro la punta. Il problema che mi faccio io è nella fase difensiva. Nella fase difensiva i due esterni e il trequartista devono formare una linea a 5, assolutamente. Altrimenti ti ritrovi con gli esterni della squadra avversaria che hanno fazzoletti di campo completamente liberi per poter fare ciò che vogliono. La stiamo curando la fase difensiva? Io mi auguro di sì. Io non mi appello al cambio modulo, non mi appello al voler trovare soluzioni perché è una cosa naturale e mi auguro che funzionino, però bisogna anche, secondo me, guardare le caratteristiche dei calciatori in rosa per poter dire sì, abbiamo le caratteristiche giuste, lo possiamo fare. Garzia lo dice nella conferenza stampa o nel primo quarto d'ora che ho ascoltato. Il giornalista di Sport Italia gli fa una domanda perché un Napoli diverso tra i due tempi di gioco e tra le due fasi. Il 4-2-3-1 può essere la soluzione? E Garzia dice lo sappiamo fare e dobbiamo concedere meno gol. Allora, lo sappiamo fare o non lo sappiamo fare? Perché il saperlo fare implica il fatto che a livello difensivo
sai perfettamente come ti devi muovere senza concedere campo, palloni e incursioni alla squadra avversaria. Quindi non lo sappiamo fare ancora, era la risposta da dare, perché non lo sappiamo fare ancora. Il 4-2-3-1 si stanno appellando tutti quanti a questo secondo tempo del Milan. Hai portato il pareggio comunque a casa per una reazione, una grandissima reazione della squadra. Ti sei messo con Raspadori e Simeone, con Raspadori dietro la punta a dare una mano. Sì, però non è che c'è stato un ordine tra le linee, non lo si vedeva l'ordine tra le linee, è stata una reazione di foga. Ovviamente il triplo cambio ha portato una maggiore solidità difensiva con un Ostigard che ha fatto un partitone, però a mio avviso nella doppia fase siamo ancora un tantino insufficienti perché concediamo troppo. Mi auguro che si inverta il trend domani, da domani stesso contro la Salernitana, però mi faccio sempre il problema dei rimpiazzi. Ce l'hai in panchina calciatori per fare un 4-2-3-1 e per poi avere gli ulteriori rimpiazzi nei ruoli? Non ce li abbiamo perché era un Napoli costruito diversamente. Se vogliamo andare a vedere come funziona un 4-2-3-1 senza che io riprendo la lavagna la prendo e faccio solamente una cosa che se mi sembra doverosa fare, che è questa. Vediamo se si vede. Si vede. Allora, i 3 dietro la punta, 4 in difesa e i 2 qua in mezzo. Quando noi siamo in una fase difensiva, è 1 e 2 devono assolutamente andare a finire qui. Per forza, perché altrimenti lasciamo, se non scendono questi due, qui è terra di nessuno. E possono andare a coprire ovviamente questi due qui, ma se siamo sbilanciati e questi due ce li ritroviamo qui, qua si crea una terra di nessuno dove il Napoli prende praticamente tutte le imbarcate che ha preso finora. Ecco qua, piccola diciamo piccola delucidazione con la lavagnetta per come la vedo io, perché io non sono né un tattico né nessuno, guardo solamente le partite in base a come si ci mette in campo, in base a caratteristiche dei calciatori. Io ho visto anche Lecce-Parma, il Parma allenato da Fabio Pecchia, 4-2-3-1 il modulo, ma il modulo è numerico, c'è bisogno di andarlo a interpretare. Nella doppia fase è un 4-2-3-1 in fase offensiva, ma quando si difende era un 4-3-3 con delle linee perfette, perfette le linee di Fabio Pecchia con il Parma. Morale della favola, Lecce-Parma 4-2, una squadra che ordinata e sa perfettamente ciò che deve fare nelle due fasi, va a vincere contro una squadra che è tecnicamente più attrezzata. È tecnicamente più attrezzata, pur avendo subito molti tiri in porta durante la partita, perché il Lecce non è che ha fatto lo sparring partner del Parma, assolutamente, però essendo ordinato cerchi di subire quanto meno possibile, compagni che si aiutano, raddoppi di marcatura che funzionano, e puoi portare a casa la partita anche contro un avversario più forte di te. Nel caso tu il modulo non lo riesci a interpretare come si deve, o hai interpreti che per caratteristiche non riescono a fare ciò che gli chiedi, si creano le situazioni come il Verona, dove hai preso 10 tiri solo nel secondo tempo. Si creano situazioni come l'Union Berlin, dove sì, hai vinto la partita 1-0, però hai lasciato troppi palloni all'avversario e ti sei fatto rintanare, perché non sei rintanato nella tua metà campo. È una conseguenza del perdere palloni e di far avanzare l'avversario che arretri. Tutto qua. Quindi non riempitevi la bocca con questo 4-2-3-1 che sia il cambio epocale e la svolta del Napoli, perché c'è sempre stato da inizio campionato e anche nelle amichevoli pre-campionato. Le partite bisogna guardarle tutte quante e bisogna guardarle le linee come si muovono nei 90 minuti, non al modulo di partenza e né tantomeno un modulo che viene affrontato con i cambi dalla panchina, nella maniera più assoluta. Secondo me il Napoli
può assolutamente fare bene in un 4-2-3-1 interpretato, però interpretato come si deve, ma se non hai fase di interdizione nei tre dietro la punta che vanno a mettersi a 5 a centrocampo nella fase di non possesso, basta che te ne salta uno o due da lì avanti che perdono fiato o non riescono a tornare. Hai preso comunque un'imbarcata perché vanno a finire nella terra di nessuno dove c'è il terzino, i due terzini e i due centrali registi, chiamateli come volete, di un 4-2-3-1. Lo faceva Benitez ai tempi del Liverpool. Funzionava? Assolutamente sì. Perché funzionava? Perché nei due di centrocampo c'erano, nei due bassi registi, tra virgolette, c'erano Gerrard, c'era Mascherano, c'erano personaggi che potevano interpretare quel modulo come si deve. Quindi io mi auguro che si stia lavorando da questo punto di vista, i calciatori del Napoli stiano crescendo verso l'interpretazione di questo nuovo modulo. Non sono qui a buttare fango su scelte tattiche, eccetera, eccetera. Ho detto solo la mia. Quindi mi auguro che tutte queste cose siano state calcolate. Fatto è che dietro la punta è stato provato, almeno a quanto si legge da giornalisti e stampa che non stanno facendo altro che ritornare sui propri passi, gran parte di loro 3 settimane fa volevano la testa di Garcia e adesso si sta lavorando bene, fiducia al mister, eccetera, eccetera. A me la fiducia al mister gliela do sempre, la fiducia al mister, ma tantomeno cioè non è proprio nei miei costumi augurare al Napoli di perdere le partite. Però dagli allenamenti che si leggono sul sito ufficiale del Napoli e dalle cose che si provano, a me non sembra che si stia andando nella giusta direzione. Mi auguro che poi il campo, e non solo domani, perché poi la si fa troppo facile dire vogliamo 9 punti con Salernitana, Empoli e Union Berlin. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Io i 9 punti li vorrei con un Atalanta, un Inter a Napoli e che so, un Torino che diventa già squadra complicata da affrontare. Però va bene così, questa fiducia che non è più a gettoni è stata rinnovata comunque totalmente a quello che abbiamo letto nei confronti di Garcia. Il rischio esonero non c'è, può darsi pure che siano frasi del momento per lasciare un attimo l'ambiente tranquillo, ci sta pure a rilasciare dichiarazioni del genere per dare in pasto poi al giornalismo una finta tranquillità, ecco. Comunque, non riempitevi la bocca di questo 4-2-3-1 perché non è la soluzione. La soluzione è essere armoniosi nei moduli di gioco che vanno interpretati, al di là di 4-2-3-1, 5-3-2, 3-5-2, eccetera, eccetera, eccetera. La chiave di volta non è quella che dice Garcia, dobbiamo prendere meno gol e dobbiamo curare la fase difensiva. La chiave di volta di qualsiasi squadra è riuscire a disegnare calcio in base alle caratteristiche della rosa che hai, senza snaturare. Adesso si proverà questo 4-2-3-1 perfetto. A centrocampo per me Zielinski già lo mettiamo come trequartista dietro la punta. Va bene, ti renderà allo stesso modo? Non credo. Perderai sicuramente in fase di interdizione anche un tantino su Lobotka, perché Lobotka è uno che detta i tempi, ma se deve fare la spola avanti e indietro a correre appresso all'avversario ci rendiamo conto che perde di lucidità e poi lo andiamo a punzecchiare. Sì, Lobotka ha perso tantissimi palloni, dobbiamo andare a vedere perché li ha persi questi tantissimi palloni. Domanda solo che volevo analizzare dalla conferenza: Lindstrom sta crescendo? Garcia dice chi entra dalla panchina anche per pochi minuti mi deve dimostrare di potersi prendere il posto dei titolari, visto che Politano e Kvaratskhelia nelle condizioni che sono adesso non sono assolutamente sostituibili. Sono d'accordo su questo con Garcia, ma Garcia già l'ha battezzato e lo lascerà come sostituto di Politano senza sapere che Lindstrom come trequartista fa i buchi a terra. Ci siamo bruciati 30 milioni e uno tra i più grandi talenti d'Europa, per come la vedo io.
Chiudo così. Scusatemi forse il tono della voce è alto, ma non volevo essere polemico, però per le risposte alle domande della conferenza forse mi sono fatto prendere un tantino la mano. Lo sapevo già che la conferenza sarebbe andata così, che comunque si apre la conferenza come con la domanda di Sky. Domani vedremo il Napoli come il secondo tempo con il Milan. La risposta è: perché dobbiamo buttare tutto del primo tempo giocato contro il Milan? Abbiamo preso 2 gol, ma veramente facciamo. Cioè, nel primo tempo con il Milan tu dovevi prendere 5 gol. Non hai fatto un tiro in porta. Che cosa ti devi tenere di quel primo tempo? Assolutamente niente, secondo me. C'è ancora incompetenza e io di tranquillità e felicità non ne ho nella maniera più assoluta. Vedremo domani, servono i 3 punti. Non puoi steccare nemmeno una partita. Non esiste. Se stecchi una partita io starò sempre qui ad alzare la voce, perché se poi dobbiamo rischiare di perdere punti con Salernitana ed Empoli, al di là dell'Union Berlin, che non credetevi che venga a Napoli dopo 11 sconfitte e dopo una tifoseria schierata con società e mister che continuano al fa gruppo, non viene a Napoli a farsi camminare addosso, ma cercherà sempre di invertire il trend negativo loro. Quindi aspettiamoci che nemmeno la partita in Champions sia una camminata su un tappeto rosso del teatro dell'Ariston a Sanremo. Tutto qua. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video e perdonatemi la lunghezza, ma sono cose che vanno dette e vanno analizzate. Ciao.